Ripartiamo lasciando il lago di Cornas. Il tempo è sempre incerto, però abbiamo magnato, come si dice, e usciamo da queste due mura belle strette. Devi fare anche la curva. Dopo mangiate siamo più grassi. Sì, esatto. Dopo mangiate è più dura passare. Esatto, però puoi andare là, magari ce la facciamo. È andata. Voi direte, ma perché vi siete ridotti a fare queste stradine strane? Perché la strada principale dal paese di Cornas, perché sopra il lago c'è anche il paesino che porta lo stesso nome, e la strada è interrotta per dei lavori, è proprio chiusa. Quindi praticamente per arrivare al lago c'è questa stradina, diciamo, secondaria che passa in mezzo a quelle due casette, e quindi è una strettoia. Ci passiamo pelo pelo. Dopo il lago di Cornas siamo ritornati sulla strada provinciale, diciamo quella che costeggia la Creta del Nord, per capirsi, che poi è quella che proseguendo arriva al capoluogo di Heraklion. A noi ci manca ancora da visitare la città di Retimno o Retimo, che è praticamente qui a 10 km, solo che ora la giornata è rimasta tale e quale, quella di stamani, quindi forse si è ancora di più coperto il cielo, quindi non ci vogliamo ora andare nel pomeriggio perché non avrebbe senso. Mentre parlavo Fede ha saltato l'incrocio, quindi dove dobbiamo girare, appunto vi stavo spiegando, vogliamo a questo punto andare sul mare, cercare un parcheggetto, destra, vai, no? Vai, io sono l'addetta al lato destro. Dalla strada principale abbiamo preso questa stradina laterale, quella è la strada principale e questa è la stradina parallela poi di fatto. C'era da fare un po' una manovra strana, la strada principale è bella trafficata e niente, questa porta diciamo sulla spiaggia, sul mare, sul litorale. Abbiamo visto dal satellite che ci sono dei parcheggi, sperando che siano tranquilli, vogliamo raggiungerli. Secondo me è di là. No, è di qua. Senza fine. Facciamo una bella sterrata, vai. Facciamo da qui la sterrata, parallela anch'essa alla strada principale. Vediamo se raggiungiamo un posticino tranquillo. Oppure se ci infogniamo a fine giornata. Infatti, non lo sappiamo. Fatto sta che comunque passeremo la serata qui lungomare, facciamo cena, facciamo le ultime cose da sistemare sul computer e poi domani si vedrà, perché ancora non abbiamo deciso domani. Ovviamente tutto dipende dal meteo, perché l'idea, come vi ho appena accennato, è di visitare la città di Retimno, però la vorremmo fare con un minimo di sole / solicino, non con questo cielo grigio che mette sonnolenza. Quindi da valutare domani mattina, perché le previsioni poi cambiano, le guardiamo ma fanno poco testo. Ma nel frattempo qui c'è una spiaggia spettacolare, vedi? Con tutte le palme, guarda Bello. Vi faccio vedere, ora c'è l'ombra della nuvola, è nuvoloso insomma, vedete questa baietta con tutte le palme, sembra essere un bel posticino. Allora già qui abbiamo un parcheggio, ma noi vogliamo andare ancora oltre. Bello. Eccoci ragazzi arrivati, non si vede niente, lo so, perché è tutta foschia. Questa è la stradina sterrata che abbiamo preso, continua, però lì dietro, a parte lì dietro la curva, c'è un altro camper, quindi non vogliamo rompere le scatole troppo vicini. E poi oltre la strada si restringe e diventa stretta, quindi, e poi si rimette più avanti, abbiamo visto dal satellite, sulla strada principale, ma torneremo indietro perché qui la strada è molto più larga e si fa agevolmente. Niente, il meteo è questo, lo teniamo così. Ora ci prepariamo, facciamo un po' di lavoretti, poi prepariamo la cena e per stasera vi diamo la buonanotte da qui. Poi domani è un altro giorno. Ciao. Ciao anche da parte di Fede. Buona serata, buenas tardes, good night. Wiedersehen e goodbye. Ma senti te, ha mangiato il traduttore stasera, eh?
Buongiorno dalla città di Retimmo, o Retimo, oppure come si chiama? Retimno. Retimno. È un po' uno scioglilingua, buongiorno. Sì. Buongiorno, oggi il tempo non è dei migliori, però abbiamo dormito qui nel parcheggio vicino al campo sportivo. Sì, C'è stata la partita fino a ieri sera, ma poi siamo stati benissimo. Esatto, abbiamo fatto anche il tifo. Esatto. C'erano i genitori che sono venuti a prendere i ragazzi, c'è stato un bel movimento, siamo stati in compagnia, ma a parte gli scherzi no, abbiamo dormito bene perché poi dopo si sono spente le luci dello stadio e è andato tutto tranquillo. Stamani vi vogliamo, nonostante questa giornata, perché ha messo qualche giorno incerto, quindi vogliamo comunque fare un giro per la città di Retimno o Retimo. Sì, anche per sgranchirci un po' le gambe. E quindi iniziamo qui dal municipio, Esatto. perché siamo in pieno centro, ragazzi. Sì, Abbiamo sì. parcheggiato in un posto fantastico. Vogliamo darvi proprio due accenni sulla città di Retimo, la chiamiamo così perché noi siamo italiani e la città è stata, indovinate un po' da chi, colonizzata dai... Inizia con V. E finisce con i veneziani. Esatto, i veneziani sono stati anche qua. Hanno costruito questa bellissima fortezza che è qua alle nostre spalle, adesso faremo una passeggiata a vederla e diciamo il centro storico inizia proprio dalla fortezza che è costruita su una sorta... Scusa, sbraccio e do una manata a Fede. È stata costruita su una piccola penisola, quindi da questa fortezza fino a tutto il porto veneziano che è praticamente oltre queste abitazioni di fronte a noi. Questa è veramente la old town, cioè la parte storica. Che è quella che poi ci interessa più di tutte. Esatto. Le colonizzazioni ovviamente sono state le stesse che hanno invaso, diciamo così, e hanno contribuito anche allo sviluppo edilizio sia di Heralion che di Chania, ovvero la dominazione turca e quella appunto veneziana. Si possono ancora vedere traccia dei soliti edifici molto particolari, così come traccia di moschee. Insomma, il passaggio di queste popolazioni si vede bene ancora. Durante queste dominazioni che vi dicevo poc'anzi, la popolazione, pensate un po', arrivò a essere compresa tra i 6.000 e i 10.000 residenti, proprio qui a Retimno. Quindi la città subì, diciamo così, un grande sviluppo, fino a quando nel 1571 purtroppo la città subì una grande distruzione, quindi fu rasa praticamente al suolo e da lì fu ricostruita da zero. In questo modo ha permesso alle popolazioni attuali di vedere anche conservate dei monumenti, dei resti che si possono vedere ancora oggi con i nostri occhi. Infatti oggi è una città popolata, pensate arriva a circa 40.000 abitanti, è la terza città dell'isola, ovviamente dopo il capoluogo Heraclion e dopo Chania. Nel frattempo si è messo a piovere, tra parentesi, e è una meta molto molto turistica. Siamo sotto ai bastioni delle imponenti mura, mentre alla nostra sinistra c'è un bel mare mosso. Costeggiando le mura veneziane vediamo benissimo lo sperone di roccia che è stato sfruttato per costruire tutto il sistema difensivo. Qui si vede benissimo tutto il muraglione costruito su questa montagna e continua tutto intorno, veramente gigantesche. Da questa parte abbiamo tutto l'affaccio sul mare Egeo e vedete che le mura continuano. Noi ora finiamo il giro fino ad arrivare sulla parte nascosta della città dietro quello sperone di roccia.
Che nuvoloni ragazzi che ci sono, mamma mia. Siamo quasi arrivati al porto, ora facciamo il giro e proseguiamo verso la Old Town. Wow, l'acqua Che onde! Maro. Ma dove siamo? Guarda grossa che questa. Guarda questa! Non è certo la giornata ideale per prendere un traghetto oggi. No, però se volete fare una doccia e non sapete dove farla, vi mettete qui sul bordo e vi lava tranquillamente. Ho visto degli spruzzi salire 1 metro oltre il muretto. Guarda che roba. Abbiamo Charlie pieno di salsedine, ha bisogno di una doccia. Ci troviamo di fronte alla porta della fortezza. Questa fortezza, come vi dicevo, è nata dopo la distruzione della vecchia Retimno. La costruzione della fortezza inizia nell'anno 1573, come ci ricorda questo cartello informativo, ed è stata completata approssimativamente nel 1590. Dal punto di vista ingegneristico è stata costruita seguendo il sistema, diciamo, dei bastioni poligonali, quindi ci sono questi bastioni irregolari e ha anche delle mura inclinate, pare che servissero a rafforzare, diciamo, gli attacchi difensivi, perché proprio in quegli anni ha dovuto subire gli attacchi sia dei pirati, non ci dimentichiamo che siamo proprio sul mare, sia contro le invasioni ottomane. Infatti nel novembre del 1646 subì il maggior attacco, conosciuto come l'assedio di Retimno, da parte delle truppe ottomane. La maggior parte degli edifici che si sono salvati all'interno della fortezza avevano vari scopi, ovvero erano magazzini, caserme, luoghi di preghiera, di culto. Oggi appunto ciò che ne è rimasto viene adibito come luoghi di incontro, mostre e luoghi di conferenze. Ci perdiamo adesso tra i vicoli della Old Town e andiamo all'esplorazione dell'antico centro storico. Bellissimo tra l'altro. E proprio dietro l'angolo, guardate cosa troviamo? Questa piccola chiesetta che ha una particolarità. Questa chiesa bianca alle mie spalle si chiama chiesa di Nostra Signora degli Angeli. È stata edificata dai veneziani, quindi inizialmente era di fede cattolica. Poi successivamente, con la conquista dell'impero ottomano, è stata convertita in una moschea e ad oggi è una chiesa ortodossa. Qui abbiamo anche il paraurti di un pullman, immagino, che è stato riconvertito in bancone per i mojiti. Perché di fronte infatti abbiamo l'Irish Pub. Ci troviamo accanto alla fontana Rimondi, che come dice il nome è stata costruita dai veneziani nel 1626 e si notano benissimo le 3 teste dei leoni veneziani. Siamo nel quartiere veneziano ottomano, il quartiere, il cuore, il centro che vede più lasciti di queste 2 civiltà, ovvero quella veneziana e quella ottomana ovviamente. Qui a fianco c'è questo edificio molto particolare che è la vecchia chiesa, il vecchio monastero, così riporta la targa, augustiniano di Nostra Signora, ma anche conosciuto come Nerazze Moschea. Nata appunto come una chiesa cattolica per costruzione dei veneziani, nel 1646 è stata convertita dagli ottomani in moschea. Oggigiorno è stata sconsacrata, l'edificio è stato adibito a sala concerti. A testimonianza del suo periodo, diciamo, ottomano come moschea, è rimasto
integro il minareto che è alto 33 metri e svetta praticamente su tutto il centro storico. Abbiamo trovato la mappa, ragazzi, di Retimno, quella che ci piace tanto. Questo è tutto il promontorio che vi dicevo e in particolar modo questo è lo sperone, diciamo, di roccia sul quale è stata costruita la fortezza, che è questa qui. Noi abbiamo parcheggiato qui c'è lo stadio e qui c'è un bel parcheggio. Poi abbiamo fatto il giro a piedi qui della fortezza, siamo rientrati qui nel cuore, nel centro storico. Questo è il quartiere che vi dicevo, veneziano ottomano. Nella Old Town. La Old Town con le sue stradine intricate, molto molto bella. E adesso siamo qui, vedete? E ora ci dirigiamo verso tutto quello che è il porto veneziano, viene chiamato perché anch'esso ha origine dai veneziani. Ecco che camminando siamo arrivati alla loggia. Quello alle mie spalle era uno degli edifici più importanti del periodo veneziano. Era un luogo di incontri, un luogo ricreativo, soprattutto per la nobiltà dell'epoca. Nel 1646, durante il periodo ottomano, indovinate un po' in che cosa fu convertito? Vediamo se lo indovinate. Sì, proprio quella, in una moschea. Mentre ad oggi, diciamo così, è un edificio amministrativo della città. Qui abbiamo tantissimi di questi balconcini di legno tutti colorati, uno più bello dell'altro, e continuiamo a perderci per questi vicoletti. Siamo arrivati al porto veneziano, quello che è il simbolo della città di Retimno. Iniziato a costruire dai veneziani nell'anno circa 1200, ma diciamo la sua vera espansione l'ebbe negli anni del 1300, quando fu proprio il polo commerciale. Da qui partivano rotte e scambi appunto per i commerci di vari beni. Il faro alle mie spalle, chiamato faro egiziano, fu edificato appunto dagli egiziani, per questo prende il nome, nell'anno 1838, sostituito a quello precedente costruito dai veneziani stessi. Ad oggi è il simbolo della città di Retimno, insieme a tutto il suo porto. Visto che l'altra volta con Charlie non siamo riusciti a raggiungere Palm Beach, la seconda versione, perché la prima di Vai l'abbiamo vista, ma la seconda è stata una tragedia, percorriamo questo viale sotto le palme. Diciamo ci accontentiamo. Ci accontentiamo. Oggi è quello che è, ventosa e nebulosa, però siamo a Retimno e vai! Siamo arrivati al porto pieno di barche, tra cui questa barca a vela che oltre ad avere i pannelli solari ha anche il sistema con la pala eolica, che potrebbe essere un sistema molto interessante anche per i camper. Quando uno è fermo, stanziale per un lungo periodo e magari non abbiamo il sole, potrebbe essere un upgrade futuro, chi lo sa, chi lo sa. Qui intanto abbiamo anche il vascello dei pirati, il galeone di Capitan Hook. E con la spiaggia di Retimno alle nostre spalle facciamo rientro, perché si è fatta quasi l'ora di pranzo. Oggi la lasciamo, non è molto invitante, ma siamo sicuri che con una giornata di sole questa
sarà gremita di gente che si vuole tuffare in queste belle acque. Noi però ci tuffiamo dentro a un piatto. Che è molto molto meglio. Fede mi stava sgomitando, come dire, ma quando si mangia? C'ho i crampi allo stomaco, ragazzi. Si è fatta proprio veramente l'ora di pranzo, non tanto per dire, ma è così, e quindi cerchiamo un posticino. Abbiamo già letto qualcosa, magari se riusciamo assaggiamo qualcosa di cretese. Siamo quasi arrivati a questo ristorantino, vediamo se lo troviamo e se è aperto soprattutto. Avevamo individuato in un diario di viaggio questo ristorantino che era il numero 1 di tutta la città, ma è chiuso, ragazzi, è chiuso. Tutto buio, tutto chiuso, serrato, magari non si capisce, magari non fa pranzo e fa solo cena, però noi abbiamo fame ora. E qualcosa troviamo, non vi preoccupate, non disperate. Siamo arrivati di fronte a questa porta, che non è una porta qualunque. No, si chiama Porta Guora, ovvero sta per Porta Grande. È l'unico pezzo, diciamo così, tratto di mura sopravvissute purtroppo dell'antica cinta muraria. Noi ora la varchiamo, rientriamo nell'antica città perché questo è l'unico ingresso che portava verso la città antica. La Old Town. La Old Town, che è ricca di taverne e quindi la nostra meta è una taverna. Perché noi abbiamo fame. Però mi sa che sono aperte prettamente la sera, perché a pranzo ci sono aperti caffè e pasticcerie, ma queste taverne le abbiamo trovate chiuse. Sì. Ora riproviamo. Ragazzi, l'abbiamo trovato. Siamo trovato a tavola. Ora abbiamo ordinato. Intanto ci hanno portato un piccolo antipasto e poi scoprirete cosa abbiamo ordinato. Siamo nel corso, diciamo, principale da Otonas. Questo è l'antipasto e ora intanto iniziamo da questo. Ci hanno portato anche due belle tazze di zuppa di verdure che abbiamo già spazzato via. Esatto, zuppa di zucchine ci ha spiegato. C'è rimasto nulla. Come benvenuto, sono molto carini. In tutta la Grecia c'è questa usanza di portarti qualcosa che non hai ordinato per darti il benvenuto. E anche questo qui ci ha portato, perché noi abbiamo ordinato 2 mega piatti completi, ma ci ha portato questo pane che dice essere fatto qui da loro. Che bellezza! Guardate qui. Allora, io ho preso il maiale in salsa di prugne, accompagnato con questo pirottino di riso, sempre con la salsa di prugne. Fede invece ha preso un pollo, sempre con il riso a parte, una salsa di miele di carruba. Sono proprio piatti tipici che provengono qui dall'isola. Buono. Quindi con tutto sto ben di Dio, ora noi stacchiamo la telecamera e pappiamo tutto. Enjoy! Ah! Vedete un uomo felice. No, che mangiata, sto ragazzi. scherzando perché siamo entrambi molto felici. Una mangiata bellissima e buonissima. Soprattutto carne tipica greca e anche le salsine. Cretese, scusate. Cretese, perché abbiamo cercato proprio una taverna cretese. E poi, come se non bastasse, ci hanno portato anche a conclusione del pranzo. Incredibili, veramente. Ci hanno portato il raki. E non solo, ci hanno portato 2 bicchierini con una sorta di mousse, gli abbiamo fatto ripetere il nome 3 volte, ce lo dice in greco, non ce lo ricordiamo. Comunque è una cosa tipica, ora poi magari googolando cerchiamo il nome di questa specie di mousse. Ha un sapore, non so se è il caffè. Sembrava una crema di caffè. Però c'era anche qualche altra cosa dentro che non siamo riusciti a capire. Ma buonissima, che pulisce, diciamo, la bocca a fine pasto. E poi 2 bombette di raki. Il raki sarebbe una specie di grappa. Una tipica
tipica grappa. Buonissima, ragazzi. È molto forte. Però leggera, cioè forte ma leggera. Forte nel senso che si sente alcolica. Sì, si sente, però pensavo fosse... si butta giù bene. Sì, sì, vero. E quindi praticamente sono stati carinissimi. Noi avevamo esperienza di ristoranti in Grecia che comunque ti offrono le olive a inizio pasto, i cubetti di feta a volte, eccetera eccetera, ma qui ci hanno offerto il dolce, la grappa, il pane con le bruschette con l'olio e quella salsina e i bicchierini con quella zuppa di verdure, che anche quella è molto buona. Molto buona, praticamente ci hanno offerto più di quello che abbiamo preso. E i due piatti principali con il riso, i piatti, ragazzi, una carne deliziosa, poi c'era questa carruba, il miele di carruba buonissimo, non so se l'avete mai assaggiato, ma è una specialità, strepitoso. E anche quell'altra è la salsa alle prugne, molto Mamma bella, mia. densa, che ricopriva queste fettine di maiale, bello croccante, insomma era buonissimo. Noi l'abbiamo assaggiati entrambi, tutti e due, abbiamo fatto metà col piatto, facciamo sempre così. Chissà se troviamo da comprare il miele di carruba, perché ci è piaciuto molto. Lo cercheremo. E poi abbiamo speso pochissimo per quello che abbiamo mangiato e per il luogo in cui abbiamo mangiato. Sì, perché abbiamo speso 35 euro in due, quindi direi più che soddisfacente, con vari assaggini che ci hanno offerto, ma comunque insomma anche i piatti principali sono a buon prezzo, diciamo. Una nota tecnica: qui hanno l'IVA al 13%. Gli alcolici, la birra tipo 24%. E ora facciamo una passeggiatina digestiva per tornare da Charlie. Però non facciamo il giro largo di tutte le mura perché è lunga. Abbiamo già fatto diversi chilometri. Quando arriviamo dal mitico Charlie vi diciamo anche quanti chilometri abbiamo fatto. Sì. Eccoci qui dentro il mitico Charlie. Che Mamma mia, che faticaccia, ragazzi, ma che questa vita è dura, Allora, per la cronaca, quanti chilometri abbiamo fatto? 6 chilometri, dai, il giusto. Sì, dai, ci stavano, dopo ci voleva un po' di, come dire, di buttar via la ruggine, perché eravamo un pochino arrugginiti in questi giorni. Ad Istanbul abbiamo fatto molto di più. Ma qui siamo pivelli. Pivelli. Però siamo contenti perché ci siamo fatti una bella mangiata di cibo cretese. E abbiamo scoperto questo miele molto delizioso che cercheremo. Ora invece, sempre per la ricerca, ci vogliamo trovare un posticino un pochino tranquillo sulla spiaggia per goderci un po' il mare, perché oggi è brutta e ventosa, però abbiamo dato un'occhiata alle previsioni, domani mette il rialzo delle temperature e un bel sole. Quindi magari domani così abbiamo da lavorare un po' al computer, però almeno siamo sulla spiaggia, non siamo nel parcheggio di Retimo, perché qui insomma c'è sempre un via va incredibile, non c'è tanta tranquillità. No, abbiamo bisogno di un po' di pace, facciamo qualche passeggiata e ci rilassiamo. Esatto, quindi ci mettiamo subito alla ricerca. Abbiamo individuato una zona, più o meno la conoscevamo perché ci siamo passati l'altra volta e ci era piaciuta, una zona abbastanza tranquilla, che è praticamente oltre Heraklion, diciamo verso est. E quindi dobbiamo fare un pezzo di strada e la raggiungeremo, ma ci vorrà un'oretta fra tutto. Sì, un'oretta, tanto con calma. Con calma. C'è ancora tutta la giornata davanti. Ma voi state lì connessi, perché tante altre avventure stanno arrivando. I tickets non si fermano mai. Nel frattempo, se volete mettere un bel mi piace, sarà gradito sempre. Molto gradito. Se volete scrivere nei commenti se vi è piaciuto quello che abbiamo mangiato, se conoscevate queste salsine, questo miele. Per noi ogni interazione è sempre comunque gradita, ci fate comunque piacere, condividete i nostri video perché così, lo sapete, ci aiutate a crescere e ad allargare sempre di più la famiglia Tickets, così poi riusciamo a produrre contenuti nuovi e a portarvi in giro per il mondo. E quindi ci vediamo con il prossimo episodio. Alla prossima! Un abbraccione! Ciao! I was lost without any direction. Had a line so many times.